raviolo è un guscio di pasta ripieno di forma quadrata. La grandezza può essere la più varia, possiamo farli di piccole dimensioni, così come possiamo produrre dei ravioli molto grandi che vanno a occupare l'intera superficie del piatto. Anche il tipo di ripieno può essere vario, possiamo fare dei ravioli di verdura, come ad esempio dei ravioli di spinaci o di ortiche con una piccolissima quantità di ricotta, oppure possiamo farli con la carne. Io oggi preparerò i ravioli di ricotta utilizzando la ricotta di pecora, che è molto più saporita rispetto alla ricotta vaccina, e per esaltarne il sapore impiegherò anche un poco di formaggio pecorino grattugiato. All'interno metterò un po' di uovo per legare, un po' di prezzemolo per dare una nota di colore e un po' di pepe, nient'altro. Una volta cotti possono essere conditi con del sugo di pomodoro, oppure, come faccio io oggi, semplicemente con del burro fuso, del parmigiano e una fogliolina di salvia. Questi ravioli possono essere anche congelati. La cosa importante però che dobbiamo fare è che dobbiamo congelarli stesi e distanziati su una leccarda, e solo quando sono perfettamente congelati e duri possono essere messi nel sacchetto. Vogliamo vedere come si fanno? È molto semplice. Prepariamo la pasta. Io utilizzo la semola rimacinata di grano duro, un uovo, un pizzico di sale, e un pochino di acqua. Ne mettiamo veramente poca di acqua perché, essendo la ricotta umida, è meglio mantenere la pasta quanto più secca è possibile. E mescoliamo. Adesso impastiamo con le mani. Formiamone una palla e lo lasciamo coperto per un quarto d'ora. Per il ripieno mettiamo la ricotta, aggiungiamo un uovo, il pecorino, ce ne metto un bel po' perché dà molto sapore, un po' di prezzemolo che ho tritato finemente, pepe e una presa di sale. Mescoliamo, prepariamo la sfoglia. La pasta ora va impastata. Per pochi minuti. La dividiamo in pezzi . E andiamo a schiacciare con le mani. Mettiamo un po' di farina sul piano . E tiriamo la pasta.
Utilizziamo il livello 1 della macchinetta, quindi i rulli sono più distanziati. Ora passiamo il livello della macchinetta a 3. Mettiamo il livello della macchinetta a 5. Stendere i ravioli con la macchinetta a livello 5 ci permette di fare i ravioli abbastanza facilmente. Anche chi non è abituato a fare la pasta fatta in casa e non ha mai fatto i ravioli, quindi non avrà grossi problemi. Naturalmente il raviolo risulterà con una pasta un po' più doppia. Questo significa che quando le andiamo a cuocere è difficile che si possano rompere, se li sigilliamo bene, insomma tutto il processo risulterà molto ma molto più semplice. A me però piacciono i ravioli più sottili, quindi io quando faccio i ravioli li faccio a livello 6 della macchinetta e vengono veramente delicatissimi, ma questo ve lo faccio vedere in un prossimo video. Faremo i ravioli con gli spinaci e in quel caso, quindi quando già sarete esperti nel fare i ravioli, potrete seguirmi per come si fanno i ravioli più sottili. Sulla sfoglia mettiamo il ripieno, lo mettiamo in piccoli mucchietti distanziati. Prendiamo un'altra sfoglia, la tiriamo sempre a livello 5 e gliela mettiamo sopra. Con il taglio della mano incominciamo dalla parte centrale. Una volta che la pasta è perfettamente sigillata possiamo tagliare. Li sigilliamo un altro pochino con le mani e li mettiamo su un canovaccio ad asciugare. Con le dosi che ho impiegato ho ottenuto 30 ravioli. Considerando che per persona ci vogliono dai 7 ai 10 ravioli, dipende un po' da quello che uno vuole mangiare, diciamo che questa quantità va bene per 3 o 4 persone. Quando li andiamo a cuocere dobbiamo tuffarli in acqua bollente, non c'è bisogno di mettere olio perché comunque non si attaccano e possiamo anche cuocerli tutti quanti insieme in una pentola capiente. La cottura non è standard, quindi non vi posso dare dei tempi precisi di cottura perché dipende un poco da quanta acqua ha assorbito la farina, dal tipo di farina, dipende se la ricotta era molto asciutta o poco asciutta, insomma ci sono troppe variabili. Allora io cosa faccio? Qualche raviolo che è un pochino più grandicello, quindi che ha più pasta attorno, io lo prendo e vado ad assaggiare un angolino. Quando la pasta è cotta li prendo con una schiumarola, quindi non li vado a mettere in una con la pasta appunto per non farli rompere e li appoggio nel piatto. Poi vengono conditi. Questa volta io li andrò a condire semplicemente con un po' di burro fuso al profumo di aglio, un po' di parmigiano e una fogliolina di salvia. Quindi molto molto semplice, però sicuramente quello che andremo a mangiare è qualcosa di veramente molto buono.